Questa sera verranno presentate 11 opere di 11 autori, giovani compositori che in queste ultime 3 settimane hanno seguito il corso quest'anno dedicato al teatro musicale, un vero e proprio laboratorio su come si costruisce un'opera oggi. Il soggetto di queste 11 opere è per tutti lo stesso, la banca, il luogo, lo spazio della banca. Cosa rappresenta oggi la banca nel nostro immaginario e nella nostra drammatica realtà? Quindi la banca è la prima donna, la Madame Butterfly, di queste 11 opere che avranno ognuna una soluzione diversa. My name is Andres Franco. I am from Mexico City. I studied in Mexico City for my undergrad with Victor Rasgado and Maria Antonieta Lozano, and then I went on to be a scholar at the Royal College of Music in London, where I studied with Ken Hesketh and Joe Horowitz and Vasco Hexel, where I got my master's in advanced composition. It's my first time in Chigiana, yes. I came here because for Victor Rasgado, my teacher in Mexico, composition teacher, was a student here some years ago with Franco Donatoni, and I always knew about this place and the great level education you receive here. So I always wanted to come here. It was always in the back of my mind. And later when I found out that Giorgio Battistelli was teaching here a course, I didn't think it twice. I sent my material immediately. Maestro Battistelli is obviously a wonderful composer and wonderful conductor, artistic director that is well known, well documented. And I found out gleefully that he is a wonderful person and fantastic teacher. He's very, very kind, both personally and as a teacher, which is very much appreciated because in a very small amount of time, 3 weeks, you get a lot out of the course because of his personality. He's a very kind person, and they say don't meet your heroes, but in this case, he was very, very pleasant. Yeah. Andrés, bravo. Bravo. Muy bien, passato molto bene. Mi sembra, funzionato bene. Sì, ancora meglio, sempre meglio man mano che va avanti. Meglio. Interpretazione del concerto. Certo. Una passo avanti. Sì, ti piace il tempo così? Sì, il tempo è perfetto. Non più veloce? No. Questo, anche della... Mi piace dove va. Così, un po'. Parece que ayuda al actor en sì. Su ritmo de comicidad. La única cuestión es, estaba yo muy cerca del piano. Sì. Entonces el sonido del cantante, lo pianista. Sì. Troppo forte il piano, dici? Troppo forte il piano? Troppo forte? Sí, es que yo estaba ahí. Entonces no sé si, I don't know if it was because I was close. I need to speak to Anton because I don't know why he's the big actors to the back, big singers, but I can speak to him later. I'm very happy. But for you, you are happy. Are you happy? Very happy? Yes, it's not... Very much happy. Oh. Ok. Grazie, maestro. Ok, bravo.
My opera is work that I did with Giovanna Scardoni, la librettista, the librettist, and we did an opera that dwells into the realms of pataphysics and imaginary solutions. So it's a bit surreal. It's about, as the rest of the operas, a client that goes into the bank trying to make a transaction. And in our case, what we explored was the incapacity of communication. We have a client who does not exactly understand what the bank is saying, and then he completely does not understand. And we do this in a manner that's fun and pokes fun at how we as customers or smaller people dwell with the bigger banks. And I think that's a very current and relevant subject, and it was a lot of fun. Si intitola Il tasso dei tassi ed è una sorta di equivoco, di profondo equivoco, tra la parola tasso, intesa appunto in termini, tra virgolette, bancari, il tasso di interesse, eccetera, eccetera, e il tasso inteso come animale, il tasso barbasso. È una sorta di nightmare, di cauchemar, di incubo che vive questo cliente che ha un grosso buco in banca, diciamo, e non riesce più a dormire se non facendo uno stesso incubo tutte le notti, cioè il fatto che la banca lo accolga cantando e purtroppo non gli risolva nessun problema appunto rispetto al fallimento del suo conto in banca. E questo povero cliente non riesce ad intendere, a capire niente di quello che viene detto dalla banca e scambia per esempio l'indice borsistico con l'indice rispetto alla mano, piuttosto che l'inflazione come un'infezione, la borsa o le borse sotto gli occhi. Questo ci interessava assieme ad Andrés proprio per anche per comprendere come poter fare a guardare dall'alto insomma, un difficile rapporto terminologico con la banca tra appunto il direttore tra la banca e il cliente. Ho ripreso una piccola filastrocca che è giro giro tondo e anziché giro giro tondo casca il mondo, eccetera, eccetera, ho sostituito sempre per un discorso patafisico giro giro conto, casca il fondo, casca il governo, tutti giù all'inferno. Oppure giro giro conto, casca il fondo, casca il tasso, tutti senza incasso. Quindi è, diciamo, leggermente, insomma così, provocatoria, ma dal mio punto di vista anche molto comica. I think that limits are more guidelines than limits. I don't believe that there are limits in creativity per se. I think that one needs to know what one is dealing with. Right here we had this is a 5 to 7 minute opera that you have to write. These are the capacity of performers, the amount of time you have for rehearsal, this is the ensemble. And from there, from that palette of colors or that material, you build upon. So, and what you can do within those parameters is something very free, completely, especially when you have this level of musicians singing and performing, and the actors are also fantastic. So in that sense, I would say there are no limits, they're just parameters of production. My favorite composer is Igor Stravinsky, definitely. I am very much into Peter Gabriel since I can remember. Right now, I like bands by periods of time. Right now, I really like Florence and the Machine. I like the level of production and the percussion they use. It's very interesting. My favorite opera is, that's a tough question. In general musical theater opera, I would say that Where the Wild Things Are by Oliver Knussen.
La Grande Macabre by Giorgio Ligeti. My favorite instruments are well-played instruments. I really like percussion and writing for percussion. My favorite book, La Metamorphosis by Kafka, Metamorphosis, The Shock Doctrine by Naomi Klein, The Last Temptation by Nikos Kazantzakis, atheist, but I find the book very inspiring. My favorite film is Underground by Emir Kusturica and Dancer in the Dark by Lars von Trier. My favorite dish is definitely chile en nogada, which is a Mexican traditional dish. Try it, it's fantastic. El chile en nogada. Es un chile poblano, es como un pimiento grande, relleno de picadillo, de carne con tomate así. Y arriba tiene una como salsa dulce que se llama nogada. Se le pone así. No, bueno. Me puedo morir de la emoción. Now I think we're in a level of globalization and communication where you can work anywhere. So ideally I would like to be based in Mexico City but be able to work anywhere. The theater I would like to debut, we debuted already in the Palacio de Bellas Artes, not with an opera but with a dance company. I would love for an opera of mine to be performed there, but I would love it even more to do it in an open space where anyone can just walk about and see it. Obviously, Covent Garden, La Scala, who doesn't want to be performed there? Tasso, inflazione, pagamento, cliente, credito, banca, quinta, tasso, serie, inflazione, pagamento, cliente, credito, tasso, serie, pagamento, banca, inflazione, pagamento, cliente, pagamento, serie, indice, inflazione, pagamento, cliente. Vorrei versare 6 mesi di insonnia e ritirare 3 mesi di serenità. Potrei proporre molto a un buon tasso. Non lo proponga a un tasso, lo proponga a me. Non mi cedo un pagamento comodo. Comodo vorrei stare io. Dipende dall'undice. Anche da tutta la mano. Dipende dall'inflazione. Dove? Alla borsa. Ho le borse sotto gli occhi.
mancato l'incasso. Il tasso del libro della Liberia si è liberato eppure è dannato. Shock economici, defibrillatori politici. La tragedia del credit crunch oggi è normale? Croncioccare, croncioccare, la borsa è mobile, al piuma il vento. Azioni, obbligazioni. Azioni, no, obbligazioni, azioni. O è meglio diversificare l'investimento?